Una donna di 55 anni entra in una stanza. Tutti si girano, non per l'età, non per l'aspetto, ma per qualcosa di magnetico che emana. Qual è il suo segreto? Cosa ha imparato che le altre non sanno? Gli antichi filosofi stoici avevano scoperto una verità nascosta. Le donne mature possiedono un potere che le giovani possono solo immaginare. Nei prossimi 20 minuti ti rivelo i 7 principi che rendono una donna over 45 naturalmente irresistibile. Senza maschere, senza recite, solo autentica presenza magnetica. Sono motivazione stoica. E quello che stai per scoprire cambierà per sempre il modo in cui conquisti rispetto in ogni situazione. Dimmi se ti è mai capitato. Sei in una riunione di condominio, hai l'esperienza, hai le idee giuste, ma quando parli sembra che nessuno ti ascolti davvero. Oppure sei al supermercato, una cassiera ventenne ti tratta come se fossi invisibile, come se i tuoi anni fossero una colpa invece che un tesoro. La società moderna ha creato una bugia tossica, che dopo i 45 anni una donna perde il suo potere, che deve competere con le giovani sul loro terreno. Ma gli stoici romani la pensavano diversamente, molto diversamente. Giulia Domna, imperatrice romana, 50 anni quando raggiunse l'apice del suo potere. Cornelia, madre dei Gracchi, più rispettata a 60 anni che a 20. Cosa sapevano che noi abbiamo dimenticato? Scopriamolo insieme. Principio primo. L'autorità dell'esperienza. Primo principio. Perché una manager ventenne si affida istintivamente alla collega cinquantenne per i problemi difficili? Marco Aurelio scrisse nelle sue meditazioni: e ricordati inoltre che ognuno di noi vive solo questo breve istante che è il presente. E aveva ragione. Ecco la verità che nessuno ti dice. Ogni anno dopo i 45 è come un diploma in sopravvivenza. Hai superato crisi, hai risolto problemi, hai visto schemi che si ripetono. La neuroscienza lo conferma. Il cervello umano ha un meccanismo chiamato rispetto istintivo per l'esperienza. Quando vediamo qualcuno che è sopravvissuto a più cicli di vita, automaticamente associamo quella persona alla saggezza. È lo stesso motivo per cui nelle tribù antiche gli anziani erano i leader naturali, non per tradizione, ma per biologia. Pensa a Maria, 52 anni, dirigente bancaria a Milano. Durante una riunione tesa non alza la voce, dice semplicemente: ho visto una situazione simile nel 2008, ecco cosa funziona davvero. Silenzio immediato. Tutti la ascoltano. Perché? Perché ha citato un momento storico che molti hanno solo sentito raccontare. Lei lo ha vissuto. Altro esempio: tua cognata giovane litiga con il marito per soldi. Invece di dare consigli generici dici: anche noi abbiamo attraversato questa fase nei primi anni. Vi racconto cosa ci ha salvati. Istantaneamente diventi l'oracolo della famiglia, non per quello che sai, ma per quello che hai attraversato. Smetti di nascondere la tua esperienza. Inizia le frasi importanti con: in questi anni ho imparato che, oppure la mia esperienza mi dice che, ma c'è un livello superiore. Non dire solo cosa hai imparato. Racconta brevemente il costo di quella lezione. Questa strategia l'ho imparata a caro prezzo, ma ora so che non è vantarsi, è autorevolezza naturale costruita su fondamenta solide. Principio 2. Il distacco strategico. Secondo principio, paradossale ma devastante. Più dimostri di non aver bisogno dell'approvazione altrui, più gli altri ti cercano. È controintuitivo, ma funziona sempre. Seneca insegnava: chi ha bisogno di meno ottiene di più. Ecco perché funziona. Il cervello umano ha una programmazione ancestrale chiamata effetto scarsità sociale. Quando qualcuno non ci cerca disperatamente, automaticamente aumenta il nostro interesse. È lo stesso principio per cui desideri di più la persona che ti ignora che quella che ti corteggia. Psicologia pura, scena classica. Cena tra amiche, tutte si lamentano dei mariti. Tu ascolti, non partecipi al dramma, non aggiungi il tuo caso, non competi per avere il marito peggiore. Alla fine dicono: tu cosa ne pensi, Anna? Il tuo silenzio ha creato autorità,
Hai dimostrato di essere al di sopra del dramma quotidiano. Ecco una tecnica avanzata. Quando qualcuno ti racconta un problema e si aspetta una reazione immediata, dici: interessante, fammi riflettere su questo. 2 giorni dopo torni con una risposta ponderata. Il risultato? Ti vedono come una persona che non reagisce impulsivamente, ma che riflette. Tua figlia adolescente fa un dramma per una sciocchezza. Invece di reagire subito, dici: capisco che per te è importante, ne parliamo dopo cena quando avrò più tempo per ascoltarti davvero. Risultato? Lei si calma perché non ha ottenuto la reazione emotiva che cercava. E tu diventi la madre saggia invece che reattiva. La tecnica del sii interessante. Quando qualcuno fa un commento provocatorio, invece di reagire emotivamente, rispondi: interessante, dimmi di più sulla tua prospettiva. 3 effetti immediati. Non stai giudicando, non stai attaccando, stai dimostrando di avere il controllo delle tue emozioni. Dopo i 45 anni, questo controllo è il tuo superpotere segreto. Le giovani reagiscono, tu rifletti. Principio 3. La vulnerabilità calcolata. Terzo principio. Uno studio di Harvard dimostra che le donne mature che ammettono i propri errori passati vengono percepite come il 67% più credibili. Il trucco? Non è vulnerabilità casuale, è vulnerabilità strategica. Epitteto, filosofo stoico, insegnava: non sono le cose che ci accadono a turbarci, ma il giudizio che formuliamo su di esse. Quando una persona competente ammette un piccolo errore, diventa più attraente, non meno. Ma attenzione, deve essere una persona già percepita come competente. Se sei debole e ti mostri vulnerabile, diventi patetica. C'è una differenza enorme tra dire «ho sempre sbagliato tutto nella vita» e dire «ho fatto errori importanti negli anni 90, mi hanno insegnato questo». Il primo ti rende patetica, il secondo ti rende saggia. C'è un livello ancor più avanzato. Non dire solo che hai sbagliato, spiega il costo di quello sbaglio e il valore della lezione appresa. Ho scelto il partner sbagliato a 25 anni. Mi è costato 5 anni di infelicità, ma mi ha insegnato a riconoscere i segnali che ora so leggere. Tua figlia adolescente fa un errore. Invece di predicare, condividi. Alla tua età ho fatto lo stesso errore. Ho imparato che la verità fa male sul momento, ma ti libera nel lungo termine. Istantaneamente diventi mentore invece che giudice. Ecco una tecnica potente. Quando condividi un tuo errore passato, concludi sempre con «A quei tempi non avevo le risorse che hai tu ora. Puoi imparare senza pagare lo stesso prezzo». Risultato? Non ti mostri solo vulnerabile, ma anche generosa nel condividere la tua saggezza. Nelle conversazioni sostituisci «non ho mai avuto problemi» con «ho superato momenti difficili, ora so che la chiave è stata». Non fermarti all'ammissione dell'errore. Condividi sempre la strategia che hai sviluppato per superarlo. La vulnerabilità controllata è irresistibile per il cervello umano, ma solo se viene presentata come saggezza conquistata, non come debolezza esposta. Principio 4. Il tempo come alleato. Quarto principio. Mentre le giovani corrono contro il tempo, tu puoi usarlo come alleato. Marco Aurelio, a 50 anni, scrisse nelle Meditazioni: «Non è quello che ti accade, ma come reagisci che determina chi sei. Ecco il tuo vantaggio segreto. Sai che tutto passa, le crisi finiscono, i problemi si risolvono. Questa prospettiva è ipnotica per chi ti circonda. Hai visto mode nascere e morire, hai visto tecnologie rivoluzionarie diventare obsolete, hai visto persone cambiare completamente personalità nel corso degli anni. Questa panoramica temporale ti dà un superpotere, la capacità di distinguere tra urgente e importante, ufficio in crisi, scadenze impossibili, tutti in panico. Tu resti calma, dici: ho visto situazioni peggiori risolversi, facciamo un passo alla volta. Ma non ti fermi lì, aggiungi: 5 anni fa avevamo una crisi simile, abbiamo risolto così. La lezione che ho imparato è che il panico blocca le soluzioni. La tua calma diventa il centro di gravità della stanza. Quando qualcuno è agitato,
Parla più lentamente del solito. Usa pause strategiche. Il cervello umano si sincronizza automaticamente. Diventi il metronomo emotivo del gruppo. Esempio: capisco la tua preoccupazione. Pausa. Anche io mi sono sentita così. Pausa. Poi ho capito che tua nuora giovane è stressata per l'organizzazione del matrimonio. Non dare consigli non richiesti. Dici semplicemente: anche io ero così prima del mio matrimonio. Poi ho capito che l'importante non è la perfezione dell'evento, ma la gioia del momento. Pausa. Poi aggiungi: se vuoi, ti racconto cosa mi ha davvero aiutato a godermi il mio giorno speciale. Non dare mai lezioni dirette. Racconta sempre, attraverso la tua esperienza temporale. Invece di dovresti fare così, dici: quando avevo la tua età pensavo che, ora che ho visto come vanno le cose, ho capito che ogni volta che qualcuno è in ansia per il futuro, offri la tua prospettiva temporale. Ho attraversato molte fasi come questa. La cosa bella è che anche questa passerà e tu sarai più forte. Il tuo tempo vissuto diventa medicina per gli altri, non perché hai la soluzione, ma perché hai la prospettiva. Principio 5. L'eleganza dell'essenziale. Quinto principio. Hai mai notato che le donne più affascinanti dopo i 50 dicono meno parole, ma hanno più impatto? Non è casualità, è saggezza applicata. Seneca insegnava: quanto tempo risparmia chi non sta a guardare ciò che il suo vicino fa. Esiste un fenomeno chiamato effetto von Restorff. Il cervello ricorda meglio ciò che si distingue dal resto. Quando tutti parlano, chi tace si distingue. Quando tutti urlano, chi sussurra comanda l'attenzione. Ecco una tecnica potente. Nelle conversazioni parla un terzo del tempo che vorresti, ma non rimanere silenziosa. Usa quel tempo per fare domande intelligenti invece che per dare risposte. Il silenzio che crei diventa spazio per farti cercare dagli altri. Cena di famiglia. Tutti parlano sopra gli altri, discutono di politica, gossip, lamentele varie. Tu ascolti. Fai domande intelligenti. Marco, cosa ti preoccupa davvero di questa situazione? Oppure, Laura, quale sarebbe per te la soluzione ideale? Alla fine tutti si rivolgono a te per il giudizio finale, perché hai creato valore attraverso la tua presenza e le tue domande, non attraverso le tue opinioni. Quando ti fanno una domanda importante, non rispondere subito. Fai una pausa di 3 secondi, poi dici: interessante domanda. La mia esperienza mi dice che quella pausa comunica che stai pensando seriamente alla risposta, il che rende la tua risposta più preziosa. Sostituisci 10 frasi con 3 frasi più potenti. Sostituisci le lamentele con osservazioni. Sostituisci i giudizi con domande che fanno riflettere. Invece di quella persona è insopportabile, dici: mi chiedo cosa spinga quella persona a comportarsi così. Ecco una tecnica potente per le riunioni. Mentre tutti parlano e discutono, prendi mentalmente nota. Alla fine, quando c'è confusione, intervieni. Se posso riassumere, mi sembra che i punti principali siano 3. Istantaneamente diventi la mente organizzatrice del gruppo. Quando devi esprimere un disaccordo, non attaccare l'idea. Fai una domanda che porta la persona a riflettere. Che conseguenze pensi potrebbe avere questo approccio a lungo termine? La tua economia verbale diventa magnetismo puro. Dopo i 45, ogni parola deve contare, non per essere avare di comunicazione, ma per essere ricche di significato. Principio 6. La presenza fisica consapevole. Sesto principio. Il tuo corpo a 50 anni racconta una storia che a 20 non potevi raccontare. Ogni ruga è una medaglia, ogni segno è una vittoria sulla vita. Marco Aurelio scriveva nelle Meditazioni: la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri, ed è letteralmente vero. Non cercare di sembrare più giovane, cerca di sembrare più presente. C'è una differenza abissale. Sembrare più giovane è una negazione di chi sei. Sembrare più presente è una celebrazione di chi sei diventata. La postura non è solo spalle dritte, è un'intera filosofia corporea. Spalle dritte non perché devi dimostrare qualcosa, ma perché hai dimostrato tutto.
Testa alta non per orgoglio, ma per prospettiva. Passo sicuro non per arroganza, ma per direzione. Entri in un negozio, la commessa ti ignora per servire una cliente più giovane. Tu non protesti, non ti agiti, non fai scenate. Aspetti con la dignità di chi sa il proprio valore. Mantieni il contatto visivo quando la commessa finalmente ti guarda. Sorridi con serenità. Il tuo linguaggio del corpo dice: il mio tempo è prezioso, ma non sono disperata. Risultato? La commessa si scusa e ti dedica attenzione doppia. Spesso ti fa anche lo sconto. Guarda le persone negli occhi un secondo in più del normale. Non sfida, presenza. C'è una tecnica ancora più raffinata. Quando qualcuno ti parla, ascolta con tutto il corpo. Orientati verso di loro. Annuisci lentamente. Il tuo corpo dice: quello che stai dicendo è importante. Il tuo sguardo deve dire: ho visto abbastanza per non aver paura di niente, ma anche per apprezzare tutto. Non correre mai, anche quando hai fretta. Il tuo movimento deve comunicare che hai il controllo del tuo tempo. Quando cammini, cammina con intenzione. Ogni passo ha una destinazione. Questo comunica che la tua vita ha una direzione. In situazioni di tensione, respira visibilmente. Non nasconderlo. Lascia che gli altri vedano che stai scegliendo la calma. Inspira lentamente. Espira ancora più lentamente. Chi ti osserva capisce che stai gestendo la situazione con saggezza. Vesti per te stessa, non per nascondere l'età. Scegli colori che ti fanno sentire potente. Tessuti che comunicano qualità, non lusso ostentato, ma cura di sé. Il messaggio deve essere: mi rispetto abbastanza da presentarmi al meglio. La maturità fisica ben portata intimidisce in modo positivo, non perché fa paura, ma perché ispira rispetto. Principio 7. L'eredità vivente. Settimo e ultimo principio, il più potente di tutti. Dopo i 45 non stai più costruendo solo per te. Stai diventando un modello vivente per chi viene dopo. Questa responsabilità ti dà una dignità che nessuna giovane può imitare. Non devi dichiarare di essere un mentore, lo diventi automaticamente. Ma c'è una differenza tra essere un esempio passivo e essere un'eredità vivente. Un esempio passivo è qualcuno che vive bene la propria vita. Un'eredità vivente è qualcuno che vive consapevolmente per ispirare chi osserva. Una collega giovane è insicura per una presentazione importante. Potresti darle consigli tecnici, ma fai qualcosa di più profondo. Le dici: la prima volta ero terrorizzata anch'io. Poi ho capito che l'esperienza vale più della perfezione. Ti mostro cosa ho imparato, ma soprattutto ti dico cosa avrei voluto sapere allora. Non le stai solo dando consigli, le stai trasmettendo saggezza conquistata. Una frase cambia la sua prospettiva per sempre. Tu rappresenti il ponte tra generazioni. Hai visto nascere tendenze, hai visto morire mode, hai visto tecnologie rivoluzionarie diventare obsolete. Questa continuità ti rende un punto di riferimento naturale, non solo per quello che sai, ma per quello che hai attraversato. Quando condividi un'esperienza, non limitarti a raccontare cosa è successo. Spiega sempre cosa hai imparato, cosa rifaresti diversamente, cosa invece rifaresti uguale. Questa struttura trasforma un racconto in una lezione di vita. Tua nipote adolescente sta attraversando la prima delusione amorosa. Invece di minimizzare, passerà o drammatizzare, lo so, è terribile, diventi ponte generazionale. Anch'io ho provato questo dolore alla tua età. Ti sembrerà impossibile ora, ma questa esperienza ti sta insegnando qualcosa di prezioso. Vuoi che ti racconti cosa ho capito dopo? Ogni tua scelta diventa un esempio. Ogni tua reazione diventa una lezione. Questo non significa essere perfetta. Significa essere consapevole che qualcuno sta imparando dal tuo modo di gestire le sfide. La gente viene da te non per sapere cosa è nuovo, ma per capire cosa è vero. Le mode passano, i valori restano. Tu sei custode di quei valori che hanno superato la prova del tempo. Ogni giorno chiediti: se qualcuno stesse imparando dal mio comportamento oggi, cosa gli avrei insegnato?
Questa domanda trasforma ogni momento in un'opportunità di essere un'eredità vivente. Questo è il tuo potere supremo, essere custode della verità vissuta, non teoria, non opinioni, ma saggezza conquistata attraverso l'esperienza e offerta con generosità a chi viene dopo. Ora dimmi, quale di questi 7 principi ti ha colpita di più? Scrivi nei commenti il numero del principio che vuoi applicare questa settimana. Se questo video ti ha fatto vedere la tua maturità con occhi nuovi, lascia un like e condividilo con un'amica che ne ha bisogno. E se vuoi scoprire altri segreti della saggezza stoica per donne mature, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Pubblico contenuti come questo 4 volte a settimana, sempre con esempi pratici che puoi applicare subito. Ricorda, non stai invecchiando. Stai diventando la versione più raffinata di te stessa. Gli stoici romani lo sapevano. Ora lo sai anche tu. Grazie per aver guardato fino alla fine. Questo dimostra che hai la pazienza e la saggezza di chi sa riconoscere il valore. Ci vediamo nel prossimo video. E ricorda, la tua età non è un limite, è il tuo più grande vantaggio.